Okay, allora riprendiamo per l'appunto l'esempio citato nell'articolo. Supponiamo di voler sapere, se una sedia in un determinato luogo, adesso probabilmente l'articolo faceva riferimento ad una biblioteca, ma in generale supponiamo di voler sapere se una sedia è occupata o meno, no, quindi per, non so, contare il numero di persone che son presenti in un posto, banalmente se ci sono delle postazioni a disposizione nel momento in cui si vuole andare in quel posto e via dicendo. Allora, in generale, quando parliamo di Internet of Things, come tu giustamente hai sottolineato, si tende sempre un po' a parlare di queste applicazioni, magari anche di stampo, tra virgolette, "futuristico", o meglio, di dispositivi ipertecnologici, quando in realtà si può prendere anche una comunissima sedia e trasformarla in un'applicazione Internet of Things. Perché di fatto nel momento in cui noi vogliamo sapere se questa sedia è occupata o meno, dobbiamo di fatto dotare la sedia di un certo tipo di caratteristiche che ci permettano di farlo. Allora, le caratteristiche quali sono di fatto? Al di là, diciamo, di un identificativo che ci vada a dire qual è la sedia di cui ci stiamo "preoccupando", tra virgolette, qual è la sedia che stiamo cercando di capire se è occupata o meno, abbiam bisogno di un protocollo di comunicazione, una tecnologia che permetta alla sedia di comunicare con internet e quindi di notificare se è occupato o meno. Abbiamo bisogno di un modo in cui la sedia capisca di essere, occupata o meno. Nell'articolo si fa riferimento a darle dei "sensi", tra virgolette, quindi utilizzare di fatto dei sensori, in questo caso un non so, un sensore di, presenza di persone, un sensore di pressione se qualcuno è seduto sulla sedia, dipende dal tipo di applicazione. Comunque in generale della sensoristica che permetta di estrarre l'informazione utile di cui abbiam bisogno ed infine, diciamo, di un'interfaccia che la metta in comunicazione con l'utente finale che poi vuole accedere a questa informazione. Quindi diciamo che di fatto un'applicazione Internet of Things ha bisogno di questi 3 componenti fondamentali. Noi questa sera andremo in particolare a parlare del primo, nel senso il protocollo di comunicazione che permette alla sedia di inviare questa notifica, di, avvisare se è occupato o meno. Però ovviamente gli altri 2 sono, ugualmente fondamentali perché, non è possibile realizzare un'applicazione se una di queste 3, componenti viene a cadere. Quindi di fatto si può pensare di, rendere smart, poi in gergo si dice, no, quando si parla di dispositivi intelligenti si parla sempre di smart devices, quindi di rendere smart un oggetto che potenzialmente non lo è, equipaggiandolo in maniera tale da offrire una certa funzione, quindi un certo tipo di servizio poi di fatto ad un utente finale che vuole usufruire di una determinata funzionalità di quell'oggetto.